Una mattina in fila al CMP per ritirare le analisi c'era questa signora di colore con 2 o 3 bambini e in stato di gravidanza. Giustamente ci sorpassa la fila perché non è che poteva aspettare 5 o 6 persone. Io davanti a me avevo questo signore anziano che mi fa morire, si gira verso di me e comincia a dirmi: hai visto queste donne che vengono qua per sfornare i figli, per rubarci i soldi e noi che dobbiamo pagare le tasse, e questa qui fa i figli a go-go così e in più mi passa anche la fila. Io lo guardo e dico: beh signore, poverina, c'ha dei bambini, è incinta, cosa bisogna fare? Ah no, non va bene così. Gli abbasso la mascherina e gli faccio: ma io sono tunisina comunque. Ah no, tu parli ben italiano, non sei straniera. No, io sono di origine straniera anch'io. Vabbè, è uguale, tanto tu mi hai capito, no? Cosa dico io? Ok, va bene. Essere mozambicano in Italia vuol dire che a volte ti può capitare che uno ti chiede come hai fatto a prendere una patente, che crede che sia una cosa molto normale, basta che uno che abbia la capacità di imparare, e quindi così vuol dire che la gente si stupisce con l'intelletto che hai, nel senso che italiano parli molto bene, hai praticamente la padronanza, no? Quindi ci sono queste domande qui sempre, come dico, la gente si stupisce del fatto che una mozambicana parli bene italiano. Il mio marito, che è cittadino italiano, ha subito una specie di razzismo da parte del suo cognato, cioè del mio fratello, che è prima volta venuto a Ravenna a trovarci dall'America. Le ha portato un libro che raccontava la storia di Al Capone a Chicago. Perché i nigeriani sono un truffatore. Una cosa tremenda che non riesco a credere. Quando si succede qualcosa intorno a un furto, è un rumeno. Mi è capitato qualche volta in stazione con le mie amiche di essere fermata da uno sconosciuto e così dal niente chiedermi: da dove vieni? Io: di dove sei? Io ho risposto: sono italiana, e quest'altra persona mi ha risposto: sì, ok, però da dove vieni? E io ho detto: guardi, ho origini africane, i miei sono di giù, però io sono nata qui. Ah, perché comunque parli bene italiano. E io ho risposto: guardi, non è che visto che sono nera di conseguenza non posso essere italiana, e credo che sia estremamente alienante nel 2021 non essere considerati italiani perché neri, oppure non essere considerati italiani perché con gli occhi a mandorla, oppure perché hai la pelle un po' più scura, magari sei olivastro. È estremamente alienante e non è neanche al passo coi tempi, perché non è un qualcosa che ci rappresenta più ormai. Una volta sono andata in un ufficio per chiedere un foglio per dichiarare il fascio di reddito e la signora mi aveva chiesto di permesso di soggiorno. Io ho detto che non ce l'ho perché sono polacca e non ho bisogno. E lei aveva risposto tipo qualcosa così: voi polacche, voi straniere, voi dell'est, e venite qua e pensate che non dovete fare più niente. Io ero un pochino scioccata, non sono riuscita a rispondere niente perché ero tanto regolarmente sposata, ho miei figli, era una cosa brutta da sentire. Allora, una volta io ero al lavoro, mi è capitato che è venuto un cliente e mi ha chiesto un prodotto e non era soddisfatto di quello che ho fatto vedere, mi ha risposto di una risposta che non mi è piaciuta. Quindi lui mi ha detto: è inutile che parli con lei perché sei straniero. Io mi sono sentito offeso. Io l'ho detto che aspetta un attimo, ti chiamo il responsabile, e in pochi secondi, il tempo che io mi sono andato a chiamare il caposettore, e lui è scappato via. Mi trovavo in un ristorante di un mio amico. A un certo punto era arrivato un signore italiano, credo. Siamo iniziati a chiacchierare. A un certo punto mi ha chiesto: questo è il tuo ristorante? E gli ho risposto no. E poi mi chiede ancora: allora
tu hai un bar? Io gli ho detto no. Allora mentre che aspettavo che mi chiedesse la terza domanda, si fermò e mi chiede allora cosa fai? E gli ho risposto guarda, se faccio il docente. Si è rimasto stupito e mi fa ah sì? Allora cosa fai? Cosa insegni? E gli ho risposto insegno la lingua cinese. Io dicevo spesso voglio la cittadinanza, non capivo perché non avevo la cittadinanza. Chiamavo anche mio padre, dicevo papà sono nato qua in Italia, perché ho un permesso per lavoro? Dovrei avere il passaporto, sono italiano. Ma alla fine ho capito qualcosa molto interessante riguardo a questa cosa della nazionalità, da dove provieni, il fatto che io non sono da dove provengo. C'è stato un periodo che quando ero con nigeriani mi sentivo male, perché quando si comportavano male dicevo guarda io sono nigeriano ma non mi comporto come nigeriano, davo tante scuse, mi spiegavo troppo, ma alla fine ho capito una cosa, che siamo chi siamo, non siamo cosa abbiamo. La mia nazionalità è cosa ho, io non sono cosa ho. E a quel punto della mia vita sono riuscito a capire il fatto che tutta quella confusione di sei nigeriano, sei italiano, guardando i miei documenti, è una cosa che non aveva tanto a che fare con me. Chi sono è dentro.